Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Bitscap. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace, mi raccomando, fatelo subito in modo che così non rischiate di dimenticarvi. Oggi realizzerò un video che seguirà tutti quanti coloro che si approcciano a questa nuova piattaforma dall'iscrizione fino al collegamento ed infine al settaggio del bot, in modo da avere chiaro come vengono fatti tutti questi piccoli passaggi. La prima cosa da fare è quella di procurarsi un link referral da uno sponsor che voi ritenete affidabile, cliccare sul link referral e una volta cliccato si aprirà questa pagina. Su questa pagina ci sono delle informazioni generali che voi potete anche leggere se volete, altrimenti per procedere all'iscrizione andiamo qui sulla sinistra dove c'è scritto Get Started Free, ossia mette a disposizione praticamente il bot con il totale delle funzionalità e quindi quello che corrisponde a maggiore funzionalità per 14 giorni in modo gratuito e senza impegno. Clicchiamo sopra, si apre questa tendina di iscrizione, l'iscrizione è semplice e veloce, possiamo farla anche volendo con Facebook o col profilo Google. Quello che posso consigliare io è quello di utilizzare un'email, possibilmente un'email di Gmail, che sono quelle che danno meno problemi quando si tratta di comunicazioni da parte delle piattaforme. Quindi mettiamo la nostra email scritta qui, scegliamo una password che deve avere almeno 8 caratteri, un carattere maiuscolo e almeno un numero, dopodiché andiamo qui, accettiamo praticamente le condizioni della piattaforma e se vogliamo possiamo anche flaggare qui per eventuali comunicazioni da parte di Bitscap, magari per quanto riguarda il discorso del marketing. Fatto questo, possiamo premere su Sign Up. Una volta premuto, l'iscrizione praticamente è avvenuta, ma per completarla dobbiamo andare a controllare la nostra email e attivare praticamente il messaggio che ci viene inviato. A quel punto, una volta verificata l'email, il vostro profilo sarà attivo e quindi potrete entrare con le vostre credenziali. Una volta fatte questa breve operazione, dobbiamo collegare le chiavi API al nostro exchange. Noi possiamo scegliere fra exchange diversi, che possono essere Coinbase Pro, Bittrex, Binance e ce ne sono diversi. Io farò questa procedura utilizzando Binance, che poi è quello che di solito consiglio perché è anche il più grande e quello che ha più possibilità di fare accoppiate. Però può essere usato anche KuCoin, insomma quello che volete voi. Allora adesso dobbiamo quindi collegare le chiavi API. Che cosa facciamo? Andiamo su Binance, lo apriamo, entriamo con le credenziali. Una volta entrati, in alto a destra vediamo questo omino cerchiato. Perfetto, scendiamo su questa tendina che si è aperta, andiamo su Gestione API. Clicchiamo e si apre questa pagina. A questo punto possiamo creare le nostre chiavi API. La prima cosa che dobbiamo fare è creare un'etichetta che possiamo chiamare come vogliamo noi. Naturalmente mettiamo dei riferimenti che possono ricordarci a che cosa l'abbiamo collegato, perché magari in futuro facciamo altri collegamenti, altrimenti si fa confusione. Una volta scelta l'etichetta, premiamo su Chiave API creata e si aprirà un'altra pagina. Perfetto. A questo punto dobbiamo fare la verifica di sicurezza. Allora, dobbiamo cliccare su Invia codice, come vediamo scritto qui, in modo che verrà inviato un codice alla nostra email e poi metteremo qui il codice di verifica Authenticator di Binance. Quindi scriveremo prima il codice che ci ha inviato, poi quello Authenticator e dopo premeremo su Invia.
Ricordiamoci che l'inserimento di questi due codici deve avvenire entro il minuto di tempo. Mi raccomando. Una volta inseriti i due codici, possiamo premere su invia e ci aprirà una finestra dove troveremo un codice QR, una stringa che è l'API key e un'altra stringa dove c'è scritto secret key. Quelle consiglio di copiarle e metterle da parte in quanto potrebbero essere utili in futuro, quindi dovranno essere conservate scrupolosamente e poi ci serviranno per collegare Bitscap a Binance. Quindi a questo punto apriremo Bitscap. Una volta aperto Bitscap andremo, come vedete in alto ci sono questa serie di diciture, andiamo su Email Exchange, perfetto, premiamo su Addizione a New Exchange, Ok, Quindi ora ci in app. ed ora come vediamo andiamo a scegliere prima il nostro exchange, Binance in questo caso, e cominciamo a inserire le due chiavi. Quindi prima l'API key ha una cosa importante. Dove sono scritte le API key e secret key, c'è scritto anche in basso le restrizioni. Ecco, quello è molto importante perché alcune vanno disabilitate. Allora noi che cosa dobbiamo abilitare per stare tranquilli? Soltanto abilita lettura e abilita il trading spot e a margine. Quindi flagghiamo queste due, se non sono già flaggate di default, e tutte le altre non devono essere abilitate. Perfetto, quindi una volta poi inserite le due chiavi, premiamo su conferma e apparirà questo collegamento. Quindi apparirà Binance e, come vedete qua a sinistra, lo stato collegato. Una volta collegato non ci rimane altro che settare il bot. Quindi andiamo sempre qui in alto, premiamo su bot, eccoci qua. E adesso iniziamo il settaggio. Allora, se il nostro sponsor non ci consiglia l'accoppiata, possiamo anche fare da soli in un certo senso. Scendiamo in basso, vedete qui ci sono tutte le percentuali che hanno fatto queste accoppiate nell'ultimo mese. Possiamo sceglierne una, magari non quelle che hanno reso di più, perché può darsi che sono in una situazione ormai di saturazione, di stallo, ne scegliamo un'altra, tanto adesso dobbiamo fare solo una prova. Per esempio questa, che è BUSD. Perfetto, una volta scelta, come vedete, si forma questa griglia, questo intervallo rosso-verde, fra il prezzo massimo e il prezzo minimo. Perfetto, questo intervallo è quello che utilizzerà il bot per fare le sue operazioni. Allora, partendo dall'alto, scegliamo SBot, che è quello consigliato quando il diagramma ha questo andamento. Poi per quanto riguarda la differenza fra SBot e Classic Bot, vi rimando a un altro video che ho fatto io e che troverete nel mio canale, dove vi spiegherò anche la differenza fra i due. Per adesso noi, per questo tipo di andamento, sceglieremo l'SBot. Binance è l'exchange, questa è l'accoppiata e questo comunque qui apparirà il portafoglio che noi metteremo a disposizione. Qui possiamo scegliere la percentuale di quel portafoglio.
Va bene, se fossero stati $1000, mettiamo il 50%, vorrà dire che in questa accoppiata verranno investiti praticamente intorno ai $500. Come vedete, se voi volete utilizzare tutto il portafoglio, comunque BitScap non ve lo permette, ma rimane sempre un margine del 5%. E poi andiamo a basso, troviamo prezzo minimo, prezzo massimo, che possiamo variare sia digitando qui, che trascinando i valori da qua. Guardate, adesso è a 10,75, se io lo sposto verso l'alto, come vedete, si modifica. Stessa cosa per il valore massimo. Se lo spostiamo verso il basso, da 19,27, vedete si è modificato a 17,49. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di avere un intervallo più ampio possibile per permettere al bot di lavorare anche se questo dovesse avere un'ascesa o una discesa di mercato, magari prendendo in considerazione anche il suo andamento degli ultimi periodi. Vedete? Quello che farei io è quello di rispettare questa curva, per esempio, così, e come vedete per quanto riguarda quella inferiore possiamo anche andare un pochino più su, ecco, e mantenerci a questa altezza perché sto rispettando quest'altra curva di discesa. Allora io di solito consiglio di fare sempre la parte più verde e più ampia di quella rossa. Perché? Perché poi noi andremo a attivare questa funzione trailing gap, che ho sempre spiegato in un altro mio video che vi consiglio di vedere, e che quindi permetterà comunque in caso di ascesa di spostare questo intervallo. Quindi al limite ci terremo un pochino più bassi con la verde, con la rossa un pochino più giù, perfetto. Anche così può andare bene. Questa diciamo è una moneta che si è comportata in un modo particolare, quindi possiamo prendere in considerazione anche questo intervallo, che dobbiamo andare a vedere poi. Questo che è l'incremento griglia in percentuale, cioè quando l'oscillazione avrà un valore superiore allo 0,32%, il bot comprerà o venderà, a seconda della circostanza, se è in ascesa o in discesa. 104 sono tutti i livelli di griglia compresi in questo intervallo. Allora, in questo caso noi stiamo utilizzando BUSD, che è una moneta che non ha applicazioni di tasse di compravendita, quindi in ogni volta che compriamo, ogni volta che vendiamo, non spendiamo nulla. Quindi possiamo anche mantenerci così bassi, in questo caso, come valore. Se invece usiamo altre coin dal nostro portafoglio, come Bitcoin o altro, io consiglio sempre di stare con questa percentuale dallo 0,45 fino all'1%, in modo da compensare anche le spese di compravendita. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, premiamo su backtest, ci andiamo a controllare, mantenendo questo intervallo, quanto potrebbe fare o quanto avrebbe fatto negli ultimi 30 giorni, e quindi magari possiamo considerarlo anche nel futuro. Può dare questo tipo di informazioni, anche il backtest l'ho spiegato in un altro mio video che potete andare a vedere. Comunque la cosa importante è che qui probabilmente troverete una scritta in blu come questa, che adesso non posso farvi vedere, dove c'è scritto Adjust Grid Quantity. Ecco, se appare quella e non appare un pulsantone blu con scritto avvia qui, allora dovete premere su quello perché vi deve aggiustare alcune cose che praticamente BitScap prende in considerazione il portafoglio messo a disposizione da voi con i settaggi che avete fatto e ve li sistema, ok? In modo tale di metterla nelle condizioni di poter attivare il bot. A quel punto apparirà sotto backtest un tasto blu
grande come questo, con scritto o Start o Avvia. Premiamo quello. Qui nel centro della pagina apparirà una scritta dove vi dirà che per avviare il bot necessariamente dovrà acquistare la seconda coin, chiaramente quella che avete scelto voi, e dovrete dare il consenso. Una volta dato il consenso, qui apparirà una stringa come questa, con la vostra accoppiata e tutto il resto, e con qui scritto attivo. A volte non lo fa in prima battuta, quindi dovrete riconfermare più volte perché magari ci sono state delle variazioni di prezzo e quindi bisogna confermarlo più volte per far partire il bot. A volte può anche capitare che magari voi scegliete un'accoppiata ma non vi compaiono queste due diciture perché praticamente sono fuori da questo, diciamo, da questo schema. Niente paura, l'importante è che appare il valore, questo centrale in verde. Gli altri, per farli apparire, sarà molto semplice, basta vedere i valori di riferimento superiori e inferiori rispetto a quello dell'accoppiata e li potete scrivere qui manualmente e vedrete che appariranno questi due pulsanti che poi potrete trascinare manualmente, che è anche più comodo, per settare il bot. Se volete, inoltre, oltre a attivare il trailing up, potrete anche attivare lo stop loss, sempre spiegato in uno dei miei video, e una volta che voi premete praticamente su stop loss, quello verrà posizionato automaticamente al di sotto del prezzo minimo ed è una sorta di sistema di sicurezza nel caso in cui dovesse scendere troppo il valore della coin. Quindi che cosa farà lo stop loss? Stoppa praticamente il bot e vende al mercato le coin. Un'altra cosa da dire è, se magari vi è stata suggerita una coin da qualcuno, dal vostro sponsor ad esempio, per trovare l'eventuale possibilità di accoppiata dovrete scriverla qui su cerca. Per esempio magari vi è stata data, non lo so, Ripple, voi andate qui, scrivete XRP e come vedete vi dà la moneta da voi scelta con tutte le possibili accoppiate e quindi poi in base a quello che avrete nel portafoglio potrete scegliere come fare l'accoppiata con USDT, con euro, BUSD, Ethereum, Bitcoin, quello che volete. Non sempre le monete danno tutte queste possibilità, a volte sono ridotte a 3, a 2 addirittura, però potete fare questa cosa. Per questo video penso di aver detto tutto, vi ringrazio, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e ci vediamo ai prossimi video. Ricordatevi anche che sotto in descrizione troverete qualche informazione utile e il link referral se sceglierete me come vostro sponsor.